Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre 2022. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Toro. Era uscita al contrario in realtà, io queste le leggo sempre un po' al dritto, però ecco, teniamolo presente per quello che riguarda l'energia della lettura, perché quando è al contrario mi parla di una sorta di sblocco, probabilmente da una situazione da cui arrivate. Quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre di un momento di riflessione, di un momento di presa di consapevolezza e la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista, diciamo, ok? Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova la mia email qui sotto nella descrizione del video. Basta cliccare, queste direi che sono un po' troppe. Basta cliccare sulla freccina o sulla parola altro. Adesso YouTube cambia ogni 5 minuti le impostazioni, quindi ok. Allora, partiamo con un 3 di bastoni, la ruota della fortuna, un 2 di coppe, un 4 di coppe e la carta della forza. Bene, questo 3 di bastoni mi fa subito capire che c'è un periodo, diciamo, di espansione, ok? Nel senso che probabilmente qui può essere che sia una situazione di lavoro per molte persone, ehm, perché comunque quando c'è il 3 di bastoni è un progetto che in un certo senso è già iniziato, diciamo così, oppure è, come vi posso dire, sì, in fase di espansione, in fase ehm, di allargamento proprio. Sì, perché non lo sento, cioè è proprio, sento una cosa, diciamo, a livello geografico che si espande. E poi abbiamo la ruota della fortuna, ragazzi, qui qualche cosa cambia. La ruota della fortuna parla di destino, parla anche di cicli karmici. Scusate un attimo. Parla di cicli karmici e parla di destino. Normalmente quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono veloci ma super positivi. Quindi parla di doni, parla di proprio quello che arriva in modo inaspettato. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare un aiuto di tipo finanziario, magari un'eredità o una vincita al gioco. Non mi chiedete i numeri da giocare perché non do numeri da giocare, io disincentivo questo tipo di attività. Quindi ve lo dico a titolo informativo, però ecco, abbiamo un 2 di coppe. Il 2 di coppe mi parla di un accordo che probabilmente voi state o desiderando da tanto o su cui state lavorando, ok? Diciamo che può essere un compromesso sia da un punto di vista emotivo con una persona, perché comunque è un 2 di coppe, ma potrebbe anche essere visto da un punto di vista appunto lavorativo. Qui qualche cosa mi dice con il 4 di coppe che c'è una sorta di opportunità che probabilmente potrebbe presentarsi o si è già presentata, ma che voi non state considerando fondamentalmente o non state vedendo. Il 4 di coppe è sempre una carta che ci indica che si è troppo concentrati sulle mancanze del presente per rendersi conto che in realtà l'alternativa è proprio vicino a voi. Abbiamo poi anche la carta della forza ed è una bella carta perché parla di un movimento in avanti comunque. È la carta che ci dice che si è effettuata la scelta giusta. È una carta di coraggio ed è una carta anche che esprime forza di volontà, quindi probabilmente qui qualcuno farà una scelta. Abbiamo un 4, ecco infatti, abbiamo un 4 di pentacoli, un asso di denari e la carta del Papa alla fine della lettura. Quindi qui potrebbe essere veramente un movimento che vi decidiate, diciamo così, a rendere, a regolarizzare le cose, a renderle stabili, perché il 4 di denari è vero,
È una carta che parla di attaccamento, può essere un attaccamento di tipo materiale, magari proprio a una struttura abitativa, perché comunque è una carta numero 4, però è anche vero che è una carta che indica questo bisogno di proteggersi, questo bisogno di trovare una propria stabilità, trovare una propria zona di comfort, ok? E qui poi si termina con un asso di denari e il Chierofante, che parla proprio di contratti, parla di qualche cosa che è un'ufficializzazione. Per qualcuno non la sento tanto come una stesa d'amore, sinceramente, nonostante ci sia il 2 di coppe qui, però per qualcuno potrebbe riguardare qualche tipo di questione legata al matrimonio. Magari si può parlare di una convivenza, ma secondo me è più un contratto da un punto di vista lavorativo, è più un regolarizzare il movimento che voi farete con la ruota e la carta della forza. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa in più. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023. C'è un primo video che sono le previsioni generali e da lì poi seguiranno altri 3 video che sono un approfondimento della previsione generale. Un primo approfondimento è già uscito ed è la crescita spirituale, la prossima settimana uscirà l'amore e poi successivamente il lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere. Ok, allora il 3 di bastoni è spiegato da un 5 di spade al contrario e dal Papa al contrario. Il Papa ce l'abbiamo anche qui, eh. Qui sento che probabilmente sì, qualche cosa è partito, sta partendo, ma sento più che è partito, anche se, diciamo, i termini contrattuali potrebbero essere un po' confusi, potrebbero non essere chiari i ruoli di chi fa che cosa. Può anche essere un progetto nel quale, diciamo, vada un po' controcorrente, mi viene da dire. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la carta del sole e la carta dell'imperatrice al contrario. Sono 2 carte in realtà contrastanti, vedendole così. Guardate, beh, no, diciamo di no. Allora, nella fase di creazione, secondo me, c'è già stata. È per quello che non è più necessario creare cose nuove. Ok, però adesso c'è il sole, quindi si va verso la fase di espansione di questo progetto, di quest'idea. Potrebbe anche essere una relazione, eh. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Sette di bastoni e la morte. Probabilmente questo accordo non è voluto nello stesso modo da entrambe le parti. Qui, avendo anche la carta della morte, credo che ci sia qualcuno che abbia bisogno di lasciarsi indietro delle cose, magari un lavoro precedente, magari un progetto che non si riesce tanto bene a gestire insieme a questo nuovo. Ehm, Ci deve essere una sorta di rigenerazione, ecco la carta della morte qui. Anche perché avete il 7 di bastoni e il 7 di bastoni mi dice che siete un po' soli in questa lotta. È per quello che dico, secondo me, non tutte e due le parti vogliono la stessa cosa allo stesso modo. Cioè magari voi lo volete al 70% e l'altra parte lo vuole al 20%. Ecco. Andiamo avanti, vediamo il 4 di coppe. Il mago. Mm. Bene, allora, qui sento un'energia di staticità, ma in effetti avete la carta dell'appeso. Perché staticità? Perché siete qui seduti in questa fase di autoanalisi e fondamentalmente non fate un movimento, non fate un'azione. È vero, qui le cose potrebbero cambiare per avvenimenti esterni, però a un certo punto sento che con la carta della forza arriverete a fare quel tipo di passo che qui, diciamo, in centro lettura ancora non si vede tanto. Andiamo a vedere la carta della forza. Abbiamo un 8 di spade e la carta della luna al contrario. Allora, la carta della forza parla di coraggio. mm? Io credo che qui ci sia il coraggio, se arrivi a fare quel tipo di movimento che vi porta a tirarvi un po' giù la maschera, a capire quali sono i pensieri limitanti che avete su voi stessi, perché l'otto di spade è sempre una carta che
richiama un po' i sensi di colpa, richiama un po' il non sentirsi adeguati, il non sentirsi abbastanza, potevi fare di più o cose di questo genere, no? Mentre la luna al contrario parla di qualche tipo di proiezione di cosa nascosta che viene a galla, quindi può anche essere una presa di consapevolezza fondamentalmente. Datemi un'altra carta, un altro 4 di coppe. Sì, ma è qualcosa che secondo me verso la prima parte del periodo non vedete ed è un po' il lavoro che richiede la morte, questa rigenerazione, anche probabilmente da un punto di vista proprio contrattuale o di accordi. Ci vuole un restyling del contratto, un restyling degli accordi delle parti, chi fa che cosa. Ok, perché qui sento che prendete proprio consapevolezza di quello che vi è mancato, di quello che manca all'interno di questa situazione, di questa relazione. Andiamo a vedere il 4 di denari, che cosa ci dice? Abbiamo la carta della giustizia al contrario, la carta del re di denari al contrario, di nuovo un asso di denari al contrario. Allora, avendo comunque, qui avevate il Papa al contrario e la giustizia al contrario, è una questione di contratti, perché anche qui avete di nuovo il Papa. C'è qualche tipo di contratto qui che bisogna o tagliare o riformulare, perché non vi fa essere liberi. Guardate, mi hanno detto di un contratto, mi hanno parlato di un contratto di esclusiva, quindi può essere che qualcuno sia vincolato da un contratto di esclusiva, per esempio con un determinato prodotto, e non possa vendere o approcciarsi ad altri tipi di attività. Sento che, perché c'è la giustizia al contrario, quindi si tratta o di una rottura di contratti o di un contratto che non è proprio, diciamo, al meglio per voi. E fate attenzione perché, ripeto, potrebbe riguardare qualche casa, qualche tipo di eredità anche. Andiamo a vedere l'asso di denari alla fine, perché comunque la stesa finisce bene alla fine. Regina di spade al contrario. Beh, sì, diciamo che il gestire meglio la parte contrattualistica, la parte ufficiale, diciamo così, può aiutarvi a proteggervi meglio, che è un po' quello che cercate di fare qui con questo 4 di pentacoli. Cioè, quindi alla fine, ragazzi, davvero si cambia in meglio perché abbiamo una ruota della fortuna e anche la carta della forza. Abbiamo questo fantastico asso di denari che, come la forza, parla di doni, anche di aiuti inaspettati, di doni divini, vincite al gioco, eredità, anche semplicemente un amico che vi aiuta da un punto di vista pratico potrebbe essere, o magari vi prestano dei soldi, ok? Però ecco, qui l'unica di questo gruppo di carte sento che forse è un po' la regina di spade che avete bisogno di girare un po' il dritto. La regina di spade quando è dritta è perché è un'energia che non ha paura di tagliare quello che non serve. Quando è al contrario forse perché si fa un attimino di difficoltà a capire cosa tagliare. Ma il periodo dell'appeso vi darà comunque la possibilità di capirlo fondamentalmente, ok? Però ecco, bisogna lasciarsi un po' indietro questo senso di colpa che sento qui, perché comunque qui sento un'energia un po' triste, un po' come si fa? Di autopunizione. Non è un'autopunizione, però qui è qualcuno che si fa veramente tanti sensi di colpa, per qualche cosa che magari è stato tanto tempo fa. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Vediamo che carta vi danno e poi andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Carta numero 12. Qui parla degli esseri elementali. Allora, fa riferimento quindi ai gnomi, alle fate, ai folletti, a tutti quelli che sono gli spiriti della natura, anche mi viene da dire agli animali totem e a quelli che sono i quattro elementi, quindi la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. Io ci metterei anche il quinto elemento e lo identificherei come etere. Poi abbiamo
Carta numero 33, questa era una numero 12, Carta numero 33, qui vi dice che ci sono delle influenze emotive intorno a voi, potrebbero essere, o semplicemente visto che c'è la luna dovuta a questioni passate, come vi dicevo, che insomma vi portano un po' di alto e basso, diciamo così. Quindi fate attenzione a non farvi troppo coinvolgere né dall'emozione che sentite in quel momento, perché le emozioni comunque durano un poco, magari un'ora dopo vi sentite diversi, quindi e soprattutto anche da quello che vi dicono, cercate di filtrare sempre chi ve lo dice. Va bene, un messaggio, l'ultimo messaggio per gli amici del Toro, per piacere, grazie. Ok, più energia e intenzioni porto al mio coraggio e più sarò senza paura e libero. Interessante. Quindi il punto è focalizzate la vostra energia e le vostre intenzioni verso quello che è il coraggio di fare un passo, un movimento in avanti. Ok? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like. Se comunque volete supportare il canale, potete anche iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!